Ci sono particolari parole che sono difficili da imparare in una lingua straniera. Ed io lo so bene perché vivo in Canada e nella mia vita di tutti i giorni non sempre conosco le parole esatte. Non solo perché sono parole difficili da pronunciare, ma anche perché sono legate ad un contesto, ad una situazione. Io sono Angela e su questo canale si parla di grammatica italiana in genere, ma ho deciso di fare un po' come mi pare. Quindi parlo anche un po' di me, un po' della mia vita da emigrante e perché no della lingua italiana. Le mie 3 parole di oggi identificano 3 oggetti che non hanno niente in comune tra di loro. Solo una cosa, il fatto che sono invenzioni di donne. Non sono donne italiane, ma questo non mi importa. Sono donne che non vengono mai nominate, che non vengono mai celebrate. Ma io nel mio piccolo spazio lo voglio fare, le voglio celebrare perché se lo meritano. E quindi cominciamo, chi mi ama mi segua. Ma sul serio però, iscrivetevi al mio canale. Il primo oggetto di cui parlerò è il tergicristallo. Penso di aver cominciato con il più difficile da pronunciare. Eccolo, è lui, il tergicristallo o i tergicristalli nella sua forma plurale. Io non lo sapevo. Ho sempre pensato che il tergicristallo fosse nato con la macchina, che non fosse stato mai un accessorio. Perché ti sfido, tu potresti guidare mai una macchina senza tergicristallo? No, non si può fare. Assolutamente no. No, no, no. Quindi l'accessorio del tergicristallo lo ha inventato una certa Mary Anderson nel 1905, più o meno. Questa era lei. Questo è stato il suo progetto. La signora Mary Anderson era una donna americana senza patente. Io non ci potevo credere quando l'ho letto e mi sono chiesta perché l'ha inventato. La storia breve è questa. La signora Mary usava prendere il taxi, ma nei giorni di pioggia la tariffa del tassista era sempre più cara perché il tassista doveva fermarsi, scendere, pulire il vetro della macchina e poi risalire e ripartire. È chiaro che il tempo che il tassista usava per pulire il vetro della macchina doveva essere in qualche modo rimborsato. Per questo la tariffa del tassista diventava più cara nei giorni di pioggia. Ma voi ci potete credere? Per questo motivo lei inventò questo, un braccio. Sì, penso di poterlo chiamare così, un braccio meccanico. E quindi nei giorni di pioggia lei, la signora Mary, montava questo braccio sul vetro del taxi prima di salire ed in questo modo risparmiava sulla tariffa perché il tassista non aveva bisogno di perdere tempo, di scendere, pulire, risalire, fermare la macchina e così dicendo. Incredibile ma vero? Ringraziamo la signora Mary Anderson. A questo punto ritorniamo a noi. Ci possono essere situazioni in cui devi usare questa parola e quindi, perché no, esercitiamoci. Ad esempio potresti dire: guarda quanto piove, devo comprare i tergicristalli nuovi. No, sembra uno scioglilingua. Guarda, il tergicristallo posteriore si è congelato, oppure gelato, e poi si è rotto. Mi è successo proprio a me, a Ottawa, 2 o 3 inverni fa, ve lo posso assicurare. Oppure hai bisogno del tergicristallo nuovo ed entri in un negozio per comprarlo e quindi potresti dire: ho bisogno del tergicristallo nuovo per la mia macchina, modello eccetera eccetera eccetera. In realtà dovete solo esercitarvi. Il secondo oggetto è il bianchetto.
Intendo il bianchetto, quello che si usa per correggere gli errori. E qui vi mostro tutte le versioni che io conosco chiaramente. Il bianchetto nel barattolino con il suo pennellino. A noi italiani piacciono i diminutivi e li usiamo spesso. Barattolino, pennellino. Poi abbiamo la penna, bianchetto. E poi l'altro, il più moderno, quello con una forma tecnologica, quasi spaziale direi. La signora che ha inventato il bianchetto era una segretaria e vi faccio notare che anche lei ha avuto l'intuizione dell'invenzione per una sua esigenza personale, come la signora Henderson, quella del tergicristallo. Si dice che fosse una segretaria sbadata, ma ingegnosa direi. Le segretarie di qualche anno fa avevano la macchina da scrivere e sicuramente era più complicato correggere gli errori. Lei, la signora di cui sto parlando, si chiamava Beth Nesmith Graham. Perdonatemi se la pronuncia non è corretta. Anche lei è americana ed ha vissuto tra il 1924 ed il 1980. La data precisa della sua invenzione non sono riuscita a trovarla. Poi io di Wikipedia non mi fido e non ho avuto il tempo di cercare un'altra fonte attendibile. Poi comunque sia andata non importa. Io ho solo voglia di ricordare un'altra donna con un'altra geniale invenzione. Perché anche questa è geniale. Questa era lei e questo era il suo primo bianchetto forse? Non lo so. Credo di sì. E per poter memorizzare questa parola in italiano potresti prendere ad esempio alcune di queste frasi. Puoi passarmi il bianchetto per favore? Dove posso comprare un bianchetto nuovo? Hai per caso un bianchetto da prestarmi? Noi siamo famosi per tante cose, intendo noi italiani. E siamo famosi anche per avere la capacità di anglicizzare alcune parole. Analizziamo questa. In italiano la chiamiamo bianchetto per via del colore, bianco. Il colore che copre l'errore è bianco. Mi sembra semplice, ma in inglese si chiama correction fluid, o almeno così si chiamava qualche anno fa. E anche noi in italiano possiamo chiamarlo correttore. Quindi, per chi di voi ha difficoltà a ricordarsi bianchetto, può memorizzare correttore. È la stessa cosa. Passiamo alla terza invenzione. La signora si chiamava Mary Phelps Jacob. Anche questo nome non so se l'ho pronunciato bene, ma cercate di essere comprensivi. L'invenzione di cui parlo si aggira intorno al 1910. Anche lei è una donna americana. Lei ha inventato il reggiseno. Il reggiseno è un abbigliamento intimo femminile, tutto femminile. Parlo di questo accessorio per chi di voi non avesse capito. Chiaramente in questo caso solo una donna avrebbe potuto inventare il reggiseno perché comunque è un problema nostro. In questa foto puoi vedere il primo disegno prototipo del reggiseno e in questa invece puoi vedere la nostra inventrice. È il femminile di inventore e non inventora, è inventrice, tutto chiaro? E qui si vede chiaramente anche il suo prototipo realizzato. Lo so, anche a me sembra più un aeroplano, ma diciamolo, il reggiseno si è evoluto negli anni. Ai nostri giorni possiamo avere il reggiseno sportivo, il reggiseno a fascia ed il reggiseno classico.
Ed io mi fermo qui perché a me interessava solo la parola, non sto vendendo reggiseni. Lo so, anche questa non è una parola facile da imparare e non so se per via della R iniziale o per via della doppia G. No, non lo so, fate voi. E se ti vuoi esercitare potresti dire, ad esempio posso parlare di me, io uso il reggiseno chiaramente. La moda del non reggiseno non mi piace. Vabbè, ma questa è una mia osservazione personale, che non c'entra niente con questo video, sicuramente. Per questo io dico, a me piace il reggiseno di color bianco o nero, ma ultimamente apprezzo anche il reggiseno di color carne. E non chiedetevi perché, ma gli altri colori non mi piacciono per quanto riguarda il reggiseno. È una cosa mia personale, anche questa. Oppure, io indosso con piacere il reggiseno sportivo quando esco a camminare o quando faccio attività sportiva. Ed ancora, a me piace il reggiseno a fascia solo in alcune occasioni, quando indosso abiti particolarmente scollati. E se sei arrivato o arrivata fin qui, grazie! Devo confessarti che l'idea di questo video l'ho avuto da un vecchio video di una famosa artista italiana, Teresa Mannino, un'artista grandiosa, eccellente, una vera artista. E per questo non potevo non dirlo, perché io l'ammiro. Condividi con me la tua esperienza. Quali tra queste è stata per te una parola nuova, una parola difficile da pronunciare, da imparare o che già conoscevi? Non ti dimenticare di iscriverti se non sei ancora iscritto. Lasciami un like perché per l'algoritmo di YouTube non sono mai abbastanza. E ci vediamo nel prossimo video. Bye!